Nel 2013 il governo giapponese, oltre a riconoscere l'Hikikomori ufficialmente, ne ha stabilito anche i criteri. Uno stile di vita centrato in casa, nessun interesse o disponibilità a partecipare alla scuola o al lavoro, persistenza dei sintomi per almeno 6 mesi, non ci dovevano essere altre psicopatologie in atto, non doveva essere mantenuta nessuna relazione sociale. Seguendo questi criteri, nel 2010 il governo effettuò un sondaggio di quanti fossero gli Hikikomori e ne individuò 700.000. Peccato che le organizzazioni che si occupavano di questo problema parlavano di numeri molto più grandi, oltre il milione. Nel settembre 2016 venne condotto un altro sondaggio e questa volta gli Hikikomori risultarono solo 541.000. Allora il governo giapponese concluse che gli Hikikomori fossero in calo. Facile, no? Eppure vennero esclusi tutti gli Hikikomori che avevano più di 40 anni, che in Giappone sono moltissimi. Pensate a chi si è isolato negli anni 80 ed è rimasto isolato magari per 20 anni, oggi ha più di 40 anni. È stata esclusa tutta quella che viene definita la prima generazione di Hikikomori. Ma soprattutto i numeri sono sottostimati da questa rigida concezione che ha il governo giapponese degli Hikikomori, per cui chi mantiene delle relazioni sociali anche estemporanee, anche minime, o chi è isolato da meno di 6 mesi è stato escluso dalla categoria di Hikikomori e quindi escluso dai numeri del sondaggio. Eppure possiamo dire che una persona che accetta di partecipare ad occasioni sociali senza in realtà avere nessun interesse, oppure una persona che si costringe a vivere la socialità nonostante le sofferenze che questa gli provochi, o ancora una persona che ha un senso del dovere talmente forte da continuare a studiare e a lavorare nonostante ogni giorno senta l'impulso ad isolarsi, ecco, possiamo dire che questa persona non sia un Hikikomori? Con la mia interpretazione dell'Hikikomori non è un qualcosa di statico, ma una condizione in continua evoluzione, inscindibilmente legata al modo di concepire le relazioni, la società, ma anche la realtà e l'esistenza in modo generale. L'Hikikomori non è altro che una pulsione all'isolamento sociale, che può essere più o meno intensa e meglio o peggio contrastata dal soggetto in base a tutta una serie di fattori personali e ambientali, come può essere per esempio il proprio carattere, oppure l'ambiente familiare, l'ambiente sociale, l'ambiente scolastico, eccetera, eccetera. Allora alcuni riusciranno a contrastare questa pulsione, continuare a studiare, a lavorare, per altri invece tale pulsione sarà talmente forte da confinarli all'interno della loro camera, nonostante tutti i tentativi per combatterla. Altri ancora vi si abbandoneranno e finiranno per convincersi che quella sia la vita che fa per loro, oppure che non ci sia alternativa. L'unico vero criterio allora che definisce l'Hikikomori, oltre ovviamente all'assenza di forze di causa maggiore che impediscono al soggetto di uscire di casa, è proprio quella sensazione di malessere, di rifiuto che si prova ogni qualvolta ci si trova a contatto con le altre persone o in una situazione sociale. Una sofferenza che alla lunga può trasformarsi anche in disinteresse e apatia. La classificazione rigida del governo giapponese non aiuta nessuno se non il governo stesso, che può ridurre così i casi ufficiali di Hikikomori. Considerare l'Hikikomori come un problema solamente quando l'isolamento si è già concretizzato è molto pericoloso e limita fortemente quella che è la nostra arma principale ad oggi per contrastare questo fenomeno, ovvero la prevenzione. Concludo dicendo che la parola Hikikomori è utilissima per definire un nuovo fenomeno sociale ed è utile per far sì che tutte le nazioni del mondo studino lo stesso tipo di problema. Tuttavia non deve diventare un'etichetta sociale, soprattutto se vissuta negativamente. Definitevi Hikikomori o meno nella misura in cui questo vi aiuta a stare meglio.